Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire il Neoipo ET30, che è un selettore audio. Un selettore audio non è altro che un componente che ci permette di collegare contemporaneamente due amplificatori e due coppie di diffusori, senza andare a collegare o scollegare cavi dai diffusori agli amplificatori. Con un semplice tocco dei tasti sul telecomando ci permette di selezionare uno fra i due amplificatori collegati e una coppia di altoparlanti fra le due coppie di altoparlanti collegati. Ma oltre a tutto questo, come avete visto anche dalla copertina del video, la cosa molto interessante di questo switcher audio è che ha anche due EV-meter molto belli. Inserendo quindi questo switcher audio nella nostra catena dopo l'amplificatore, se il nostro amplificatore non è provvisto di EV-meter e noi siamo degli amanti dei EV-meter, possiamo risolvere questo problema appunto integrando questo apparecchio nel nostro impianto. Prima di iniziare con l'unboxing, come al solito, se questo è il mio primo video che vedi e sei interessato alle recensioni di prodotti audio e hi-fi come diffusori, amplificatori, cuffie, ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Ci tengo inoltre a precisare che il prodotto mi è stato inviato dall'azienda Neoipo, ma come al solito la mia recensione rimane obiettiva. Le mie infatti sono pure recensioni e non sono assolutamente delle sponsorizzazioni. Possiamo partire subito con l'unboxing. Il pacco mi è arrivato protetto da questo pluriball bianco che vado a tagliare con un taglierino per rimuoverlo, e ora possiamo vedere la vera e propria scatola del prodotto, che a dire il vero è anche un po' piena di polvere. Andiamo ora ad aprire la scatola. La prima cosa che troviamo è un piccolo manuale di istruzioni scritto in lingua inglese e in lingua cinese. Poi troviamo il telecomando realizzato in plastica, ma sembra di buona fattura. La plastica non è quella super economica, ma sembra ben realizzato. Poi abbiamo un cavo USB-C per l'alimentazione e poi, protetto da una busta di plastica, abbiamo il selettore audio vero e proprio. Andiamo a rimuovere la protezione ed ecco qua il selettore. Come abbiamo potuto vedere non è compreso l'alimentatore. Poco male, visto che come alimentatore basta un classico alimentatore USB a 5 volt 1 A, i classici che usiamo diciamo per caricare i nostri smartphone. Avrei preferito però che quest'ultimo facesse parte della dotazione. Prima di andare a vedere la parte frontale dell'apparecchio, andiamo a vedere la parte posteriore, quella dedicata a tutte le connessioni. Possiamo vedere che abbiamo l'ingresso per l'alimentatore su connettore USB-C, poi abbiamo il microfono, che vi spiegherò dopo a cosa servirà, poi i connettori d'ingresso per il primo amplificatore, che qui è denominato con la lettera A, i connettori d'ingresso per il secondo amplificatore, che è denominato con la lettera B, i connettori per la prima coppia di diffusori e i connettori per la seconda coppia di diffusori. Questa inquadratura non si vede bene, ma tutti i positivi sono i connettori in alto, sono anche segnalati dal colore rosso, mentre tutti i negativi sono in basso e sono segnalati dal colore nero del connettore. I connettori sono di ottima fattura, sono anche abbastanza grandi, si riesce tranquillamente ad utilizzare anche il cavo spellato. Per intenderci, non sono i classici connettori che vengono utilizzati dagli amplificatori in classe D economici, quelli molto piccoli in cui non si riesce nemmeno a stringere il cavo, ma sono invece connettori più grandi e di qualità maggiore. Colgo l'occasione di avere questa inquadratura con tutte le connessioni visibili del dispositivo per farvi un po' un esempio di come potrebbe essere collegato. Ad esempio, supponiamo che io abbia due coppie di diffusori nel mio salotto, andrò a collegare la prima coppia all'ingresso denominato numero 1, speaker 1, e la seconda coppia all'ingresso numero 2. Supponiamo poi che io abbia anche due amplificatori, che voglio utilizzare alcune volte un amplificatore, alcune volte un altro amplificatore. Andrò a collegare quindi il primo amplificatore nell'ingresso degli amplificatori A e il secondo amplificatore nell'ingresso degli amplificatori B. Tramite questo selettore audio potrò quindi poi andare a scegliere, senza dover andare a scollegare i cavi o collegare i cavi, quale diffusore utilizzare e anche quale amplificatore utilizzare, semplicemente andando a premere un tasto sul telecomando. Ovviamente non è possibile andare a utilizzare due amplificatori contemporaneamente, questo andrebbe anche a distruggere i due amplificatori molto probabilmente. Non è possibile neanche utilizzare i due diffusori contemporaneamente. Anche in questo caso secondo me è scelta giusta da parte del costruttore, visto che andare a utilizzare due diffusori contemporaneamente con un unico amplificatore potrebbe essere pericoloso, perché l'amplificatore vede un'impedenza molto più bassa rispetto a quando va a pilotare un'unica coppia di diffusori. Andiamo ora a vedere la parte frontale del dispositivo, che è la più bella e anche la più interessante. Notiamo subito due grandi EV-meter
La loro funzione ovviamente è puramente estetica, non vanno ad aggiungere o a togliere nulla al suono. Il primo potenziometro che troviamo è quello dello swing range, che ci permette di regolare l'ampiezza del movimento degli aghi. Poi troviamo il tasto amp che ci permette di selezionare quale dei due amplificatori utilizzare, il tasto mic che ci permette di accendere e spegnere il microfono e il tasto speaker che ci permette di scegliere quale dei due diffusori utilizzare. Abbiamo poi il selettore rotativo Color Light che ci permette di cambiare il colore della retroilluminazione dei V-meter, possiamo scegliere tra tantissimi colori. Premendo poi invece il selettore andiamo a cambiare la luminosità della retroilluminazione. Abbiamo poi il potenziometro Sensitivity che va invece a regolare la velocità con il quale si muovono gli aghi. Quindi tramite l'utilizzo dei due potenziometri che ci permettono di regolare velocità di movimento degli aghi e ampiezza di movimento degli aghi, possiamo andare a tarare i V-meter in modo che si muovono e creino un bel effetto quando andiamo ad ascoltare la nostra musica. Vi chiederete cos'è il microfono e a cosa serve il microfono. Il microfono è un'opzione che è stata introdotta in questo switcher che permette appunto di scegliere se vogliamo far sì che i V-meter si muovano in funzione del segnale che ricevono dall'input dell'amplificatore A o B in base a quale dei due selezionato, oppure se non vogliamo che i V-meter funzionino in base all'input dell'amplificatore, possiamo attivare il microfono e quindi i V-meter si muoveranno in base al segnale che rileva il microfono, quindi andranno comunque al ritmo della musica che stiamo ascoltando nella stanza, ma non andranno a prelevare il segnale dagli amplificatori. Quindi, come in questo caso, possiamo semplicemente collegare questo apparecchio alla corrente, accendere la modalità microfono, settare con i due potenziometri la sensibilità dei V-meter in base alla pressione sonora che abbiamo nella nostra stanza e in questo modo possiamo avere dei V-meter che funzionano con la nostra musica senza collegare i nostri amplificatori o i nostri diffusori a questo apparecchio. Questa è la soluzione più semplice se vogliamo integrare dei V-meter nel nostro impianto senza però voler staccare cavi, aggiungere cavi e modificare la struttura del nostro impianto. Se invece abbiamo intenzione di far passare il segnale tramite questo switcher audio, possiamo avere la possibilità, disattivando il microfono, di leggere esattamente il segnale audio che arriva dagli amplificatori, in particolare dall'amplificatore che è selezionato al momento, e che va verso i diffusori che sono selezionati al momento. Possiamo vedere il segnale tramite i V-meter. Ovviamente i valori che leggiamo sulla scala dei V-meter sono dei decibel, ma non hanno a parer mio nessun senso, visto che possiamo andare a selezionare noi la sensibilità per far sì che i V-meter si muovano in base alle nostre pressioni sonore che utilizziamo solitamente nella nostra stanza. Non ha assolutamente senso la lettura di questi V-meter, è una roba puramente estetica. Il tasto di accensione e spegnimento del microfono ci consente anche di accendere il dispositivo quando questo è spento e di spegnere il dispositivo se tenuto premuto per più di 2 secondi. Andiamo a vedere il telecomando e le sue funzioni. Abbiamo il tasto per accendere e spegnere il dispositivo, il tasto mic che è indicato col numero 2 che ci permette appunto di attivare il microfono e quindi far sì che i V-meter si muovano con il suono rilevato dal microfono, oppure spegnere il microfono e far sì che i V-meter si muovano col segnale proveniente dall'amplificatore selezionato. Al numero 3 troviamo il tasto per aumentare la luminosità, al numero 7 il tasto per diminuire la luminosità. Il numero 4 è il tasto per andare al colore precedente, il numero 6 il tasto per andare al colore successivo, mentre il numero 5, il tasto centrale, ci permette di entrare nella modalità in cui i colori cambiano automaticamente da soli. Poi abbiamo il tasto numero 8 che ci permette di selezionare quale dei due amplificatori, l'amplificatore A o l'amplificatore B, il tasto numero 9 che ci permette di selezionare una delle due coppie di diffusori, poi il tasto numero 10 che permette di attivare una speciale funzione che va a comprimere il suono che arriva agli aghi dei V-meter senza attaccare il suono che va invece ai diffusori, per far sì che in situazioni in cui abbiamo della musica con molta dinamica e quindi i V-meter schizzino verso il fine corsa, con questa funzione possiamo andare a comprimere il suono e quindi a limitare ulteriormente il movimento degli aghi per renderlo più naturale. Poi abbiamo il tasto 11 e 12 che ci permettono di andare a selezionare due particolari colori, uno il giallo e l'altro il verde. Andiamo ora a smontare l'apparecchio per andare a vedere come è composto all'interno. Smontarlo è molto semplice, basta andare a svitare le 4 viti laterali che tengono il coperchio e una volta tolto il coperchio possiamo vedere come è fatto all'interno. All'interno è abbastanza vuoto, abbiamo due board che sono una
attaccata al pannello posteriore e l'altra attaccata al pannello anteriore. La board attaccata al pannello posteriore comprende 4 grandi relè, che sono quei 4 parallelepipedi blu. Questi sono dei relè bipolari che si occupano appunto di fare la commutazione fra i 2 amplificatori e le 2 coppie di diffusori. Vediamo subito che, essendo bipolari questi relè, la commutazione viene effettuata anche alle masse. Questa è una cosa molto importante. Spesso gli switcher audio vanno a commutare solamente il polo positivo, mentre la massa viene lasciata in comune per tutti gli ingressi e tutte le uscite verso i diffusori. Questa cosa non crea nessun problema se non andiamo a utilizzare amplificatori configurati a ponte. Quando però andiamo a utilizzare invece degli amplificatori configurati a ponte, e teniamo presente che quasi tutti gli amplificatori in classe D economici di ultima generazione sono realizzati tramite questa tecnologia a ponte, quando andiamo a utilizzare appunto questi tipi di amplificatori configurati a ponte con uno switcher che ha le masse comuni, andiamo praticamente a danneggiare i 2 amplificatori che abbiamo collegato, mentre andando a switchare anche le masse, come viene fatto in questo switcher audio, possiamo collegare tranquillamente amplificatori a ponte senza che succeda alcunché agli amplificatori, visto che anche le masse vengono switchate insieme al polo positivo. Infatti, anche sulle specifiche tecniche che dichiara la Neoipo di questo prodotto c'è scritto appunto che possiamo utilizzarlo con amplificatori configurati a ponte, classe A, classe AB, classe B, classe D e tutti i tipi di amplificatori, anche valvolari. Viene indicata che la potenza massima a cui può essere sottoposto questo apparecchio è di 300 watt per canale. Viene anche indicato che sull'amplificatore che non viene utilizzato, quindi su quello che non è selezionato, viene applicato un carico che io ho misurato essere circa di 500 ohm, che serve ad evitare che certi tipi di amplificatori, specialmente in classe A, possano andare in autooscillazione se lasciati senza carico. Da questo punto di vista, quindi, la Neoipo ha pensato veramente a tutto, sia a commutare le masse che anche a non lasciare appunto l'amplificatore non utilizzato senza carico. Sulla parte sinistra della board vediamo altri 2 relè di colore arancione che però presumo vengano utilizzati per la gestione logica dei VMeter. La board che invece è attaccata alla parte frontale dell'amplificatore presenta sostanzialmente tutta la parte di gestione dei VMeter e collegamento dei VMeter stessi. Non c'è nulla di interessante che riguarda il percorso dell'audio. Anche di questo prodotto sono andato ad effettuare delle misurazioni. Vi chiederete cosa posso essere andato a misurare di questo prodotto, visto che è un prodotto, si può dire, praticamente passivo dal punto di vista dell'audio, visto che abbiamo un segnale già amplificato che passa attraverso il dispositivo e lo stesso segnale già amplificato che va verso i diffusori viene semplicemente switchato. Beh, anche su questo tipo di prodotto si può andare a fare delle misurazioni, in particolare si può andare a vedere la differenza che c'è tra il segnale che viene mandato dall'amplificatore e il segnale che viene mandato dall'amplificatore e che viene prelevato poi in uscita da questo dispositivo, per andare a vedere se questo dispositivo introduce della distorsione, va a modificare il segnale, se lo modifica e come lo modifica. Quindi ho utilizzato come amplificatore il Fosi V3 di cui trovate la recensione sul canale e l'ho collegato prima a una resistenza da 4 ohm e sono andato a rilevare la risposta in frequenza dell'amplificatore e possiamo vederla sul grafico, è la curva verde. Dopodiché sono andato a collegare il Fosi V3 al Neoipo nell'ingresso per gli amplificatori A e la resistenza da 4 ohm l'uscita per i diffusori numero 1 del Neoipo e sono andato a misurare la risposta in frequenza su quella resistenza. In questo modo riesco a valutare la risposta in frequenza dell'amplificatore dopo che il segnale audio ha attraversato il Neoipo. Possiamo vedere sul grafico la risposta in frequenza rappresentata dalla curva rossa. Come possiamo vedere, le 2 curve sono praticamente identiche, non abbiamo dei tagli di frequenza o delle modifiche della risposta in frequenza. L'unica cosa che notiamo è che la risposta in frequenza è traslata leggermente verso il basso. In particolare abbiamo una traslazione di circa 0,2 decibel. Quindi quando il segnale passa attraverso il Neoipo abbiamo un'attenuazione di circa 0,2 decibel. Questo è una cosa che è normale, visto che sul segnale andiamo ad introdurre la resistenza dei connettori. In particolare io ho utilizzato dei connettori a banana, ma anche la resistenza delle piste interne al Neoipo, nonostante siano delle piste molto grandi, che comunque introducono una leggera resistenza che va ad attenuare, anche se di pochissimo, il segnale proveniente dall'amplificatore.
Possiamo però notare che non c'è alcuna modifica effettuata sulla risposta in frequenza dovuta al passaggio del segnale attraverso il neoipo, se non appunto solo una leggerissima attenuazione. Sono andato poi a valutare la distorsione armonica del Fosi V3 collegato direttamente alla resistenza e potete vedere il grafico in blu. In questo caso non trovate i valori di distorsione sul grafico, visto che a tanto ci interessa solamente fare il confronto tra l'amplificatore da solo e l'amplificatore abbinato al selettore audio. Andiamo infatti ora a sovrapporre con il colore rosso la distorsione rilevata dall'amplificatore dopo il passaggio attraverso il neoipo. Come possiamo vedere, la distorsione è praticamente identica, non vengono inserite altre componenti di distorsione e non vengono neanche aumentate le componenti di distorsione già presenti. Quindi il passaggio del segnale audio attraverso questo dispositivo non introduce altre distorsioni. Veniamo ora alle note d'uso e d'ascolto di questo Neoipo ET30. Posso dire che per quanto riguarda le note d'uso è veramente un prodotto molto interessante e molto versatile. Nel mio caso, in cui mi trovo spesso a dover provare diversi diffusori e diversi amplificatori, questo dispositivo mi rende la vita veramente molto facile e devo dire che funziona veramente bene. Con il telecomando, tranquillamente seduti sul divano, si può passare in un istante da un amplificatore a un altro per andare appunto a percepire le differenze di sfumatura tra uno e l'altro amplificatore, e la stessa cosa si può fare istantaneamente con i diffusori per andare a cogliere le differenze tra le due coppie di diffusori, cosa che non sarebbe possibile fare andando a scollegare e collegare i cavi. Altra cosa molto interessante, che come ho già spiegato prima però è una cosa puramente estetica, sono i V-meter, che secondo me funzionano veramente molto bene, creano veramente un'ottima atmosfera quando andiamo ad ascoltare la musica e hanno proprio il fascino dei V-meter. A me piacciono moltissimo e rendono questo prodotto, oltre che molto versatile, anche veramente bello e interessante da avere nella propria catena audio. Per quanto riguarda l'ascolto, come c'era da aspettarselo dato le misurazioni che ho fatto, non ho riscontrato alcuna differenza utilizzando l'impianto senza il Neoipo ET30 collegato oppure con il Neoipo ET30 collegato. Quindi diciamo che è un apparecchio che rimane trasparente dal punto di vista del suono, perché non si nota la sua presenza, ma invece molto appariscente dal punto di vista estetico e funzionale. Veniamo quindi ai voti finali di questo apparecchio. Per la potenza ho dato un 9, riferendomi alla potenza massima che può sopportare data dal costruttore, che è di 300 watt. Per le misurazioni ho dato un 9,5. Per il suono un 10, visto che non viene effettuato nessun tipo di modifica del suono rispetto all'utilizzo o meno di questo dispositivo. Al design un 8,5, alla versatilità un 9,5 e al rapporto qualità-prezzo un 8,5. A proposito di prezzo, questo prodotto si può reperire solo su AliExpress e il costo è di 136,68 €. Vi lascio comunque in descrizione il link per andare a vedere questo prodotto su AliExpress, visto che il prezzo su AliExpress varia molto di più anche rispetto ad Amazon, e quindi questo prezzo non è detto che ci sia quando state vedendo voi il video. Vi consiglio quindi di andare a controllare. AliExpress è un sito affidabile, io ci ho comprato parecchia roba, i prodotti arrivano e nel malgrado caso in cui non dovessero arrivare è possibile chiedere un rimborso. C'è da tenere presente però che non è un sito come Amazon dove abbiamo una mega assistenza dopo l'acquisto e possiamo rimandare indietro il prodotto anche se non ci aggrada. Qui invece la cosa è molto più complicata e non è appunto come Amazon, quindi dobbiamo tenerlo presente quando andiamo a acquistare un prodotto su questo sito. Grazie di essere arrivati fino alla fine del video. Volevo ringraziare in modo particolare tutte le persone che nei precedenti video, tramite i link affiliati, hanno deciso di comprare qualche prodotto passando attraverso i miei link affiliati di Amazon, perché grazie a loro sono riuscito a comprare questo microfono professionale con cui sto registrando questo video. Vi chiedo prima di tutto come vi sembra l'audio di questo video e se notate una differenza rispetto all'audio dei precedenti video. E vi lascio comunque un mio link affiliato di Amazon in descrizione al video. Se vi fa piacere dovete acquistare qualcosa su Amazon, se passate per il mio link prima di andare a fare l'acquisto, per voi il prezzo non cambia di nulla, ma Amazon mi riconosce una piccola percentuale sull'acquisto. Vi ricordo anche di lasciare un mi piace al video se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie e al prossimo video.